Non dimenticherò mai quella mattina. Il cielo si tingeva di rosa, l'aria era fredda, eppure un'inquietudine serpeggiava tra le fila dei miei compagni. Era un giorno che avrebbe potuto cambiare il destino di Roma. E se vi dicessi che stavamo per cadere in una delle trappole più astute della storia? All'alba un mormorio si diffuse nell'accampamento. Le guardie cartaginesi ai posti di vedetta erano scomparse. Un silenzio innaturale ci avvolgeva. Io e i miei compagni ci guardammo incerti. Possibile che Annibale, il condottiero che ci aveva tenuti in scacco così a lungo, fosse fuggito. Il sospetto crebbe quando un messaggero irruppe nella tenda, il respiro affannoso. Annibale è fuggito. Il campo è deserto, le tende ancora intatte, i fuochi accesi per confonderci. Un boato si alzò tra i soldati. Inseguiamoli, urlavano, bramosi di vendetta e gloria, ma non tutti erano convinti. Il console Varrone cavalcava l'onda del fervore. Non possiamo perdere tempo, avanziamo subito. Ma Paolo, più cauto, scosse la testa. Aspettiamo, potrebbe essere una trappola. Si decise di inviare una ricognizione. Statilio, con alcuni cavalieri, varcò le porte del campo nemico. Il silenzio era assordante, le tende aperte, oggetti di valore sparsi a terra, l'argento gettato come esca, troppo perfetto. Tornò indietro, il volto teso. Signori, è una trappola, ma la sete di bottino era più forte della prudenza. I soldati urlavano, pronti a marciare senza ordini. Varrone cedette. Si parte, e fu allora che arrivò il secondo segnale. E proprio quando la disfatta sembrava inevitabile, il destino decise di intervenire. Paolo consultò gli aruspici. Gli dei non erano favorevoli. Ordinò di avvisare Varrone, che esitò. Dannazione! E se Flaminio avesse avuto ragione? Ma la svolta arrivò in modo inaspettato. Due schiavi fuggitivi, luridi e affannati, furono trascinati davanti ai consoli. Uno di loro, ansimando, gridò: Annibale è oltre i monti, vi aspetta in agguato. Seguì un silenzio glaciale. I soldati si guardarono l'un l'altro. Il fuoco dell'eccitazione si spense negli occhi di molti. Varrone abbassò lo sguardo. Paolo sospirò. Gli dei ci hanno avvertiti. Siamo stati a un passo dalla rovina. E mentre il sole sorgeva sulla pianura, capimmo quanto vicini fossimo stati alla disfatta. Annibale ci aveva quasi ingannati. Quasi.